Ciao, in questo video ti mostrerò un cimitero, un sacrario e uno dei borghi più belli d'Italia. Cosa hanno in comune questi tre posti? Beh, oltre a essere tutti e tre in provincia di Treviso, li accomuna l'acqua. Infatti, la storia di questi luoghi è strettamente collegata al fiume che li attraversa. In particolare, i fiumi Livenza, Piave e Sile hanno fatto sia le fortune che le sfortune delle comunità che da essi dipendevano. In questi luoghi il tempo sembra essersi fermato e visitandoli vieni catapultato nel passato. Il primo luogo che vedremo è il cimitero dei Burci. Ci troviamo all'interno del Parco Naturale del Sile. Il fiume Sile divide le sue sorgenti fra le province di Treviso e quelle di Padova, per poi sfociare dopo circa 70 km all'interno della laguna di Venezia nel mare Adriatico. Questo percorso lo rende il fiume di sorgeva più lungo d'Italia e uno dei più lunghi d'Europa. Questo fiume a portata costante veniva sfruttato per il trasporto di merci. La sua navigazione veniva effettuata tramite i burci, ovvero lunghe imbarcazioni in legno dal fondo piatto. I burci si muovevano a vela nel territorio veneziano, mentre in quello trevigiano, dove le correnti erano inferiori, venivano mosse o a remi o trainati tramite lunghe corde che li collegavano all'argine, dove c'erano buoi o cavalli. Negli anni 70 il trasporto fluviale fu sostituito da quello in strada e queste lunghe imbarcazioni dal fondo piatto risultarono inutili per la navigazione in mare. I loro proprietari decisero dunque di abbandonarle in quello che oggi è definito il Sil morto, regalandoci questo spettacolo. Per il secondo luogo ci spostiamo a Fagarè, nei pressi del fiume Piave. Tutti noi almeno una volta abbiamo sentito la canzone dedicata a questo fiume, con il suo verso più famoso, il Piave mormorò, non passa lo straniero.
Dopo Caporetto, l'esercito austriaco puntava dritto a Treviso, ma la loro avanzata si fermò nei pressi del fiume Piave, in quanto, trovandosi in piena, rendeva impossibile il suo attraversamento. Grazie a questa condizione, l'esercito italiano riuscì a ricompattarsi e riorganizzarsi. Si instaurò una vera e propria guerra di trincea, in cui i brevi conflitti a fuoco servirono soltanto a delineare le postazioni nemiche al di là del Piave. La guerra vera e propria si riprese in moto con la battaglia del Sostizio, che sancì la vittoria dell'esercito italiano. Durante queste ore, però, un gruppo di soldati austriaci riuscì ad attraversare il Piave e percorsero un centinaio di metri in direzione Treviso prima di essere fermati. In quell'esatto punto, oggi, sorge il Sacrario Militare di Pavia. E se nel maggio del 1918 la grande quantità d'acqua del fiume Piave aveva fermato gli austriaci, nel maggio del 2023 il Piave si presenta così. Come detto, rimaniamo nella provincia di Treviso, ma questa volta ci spostiamo verso il confine con il Friuli. Siamo a Porto Buffolè. Grazie al suo porto fluviale, questa cittadina raggiunse il suo massimo splendore sotto il dominio veneziano. Vedendo queste immagini molto probabilmente ti stai chiedendo, ok, e l'acqua dov'è? Me lo sono chiesto anch'io. Nel 1966, dopo l'ennesimo alluvione che aveva sommerso la città, si decise di deviare il fiume di Venezia, che fino a quel momento aveva circondato il centro abitato.